Come avrete capito non siamo in un qualsiasi borgo emiliano, qui è dove è iniziato tutto, come potete ben vedere. La stanza è la casa di Ferruccio Lamborghini, dietro di me, come potete vedere, è il portone, la prima officina in cui inizia a prendere gli attrezzi per la prima volta in mano e a costruire piccoli trattori. E da qui parte la storia Lamborghini, ma adesso basta far parlare me di questa storia. Rivolgiamo le nostre domande al diretto interessato. Ferruccio, allora, la prima domanda che voglio farti non riguarda subito la figura di tuo nonno, ovviamente, ma voglio sapere da te come ti spieghi il fatto che nonostante siano passati tanti anni alla fondazione di Lamborghini, ancora oggi le nuove generazioni, quindi le nuove leve, noi siamo l'amministrazione vivente di questa cosa, sono ancora fortemente interessate al proprio passato automobilistico. Si rincorre soltanto un mito o magari c'è qualche cosa in più? Dunque, io credo che diciamo, le capacità ingegneristico-meccaniche che il nostro Paese ha sempre dimostrato non possono che essere un motivo d'orgoglio al giorno d'oggi, perché l'italianità in questo caso qua ha sempre giocato anche un ruolo quasi artistico, no? Cioè abbiamo sempre messo quel qualcosa in più, quel tocco che appunto poi ci ha distinto in tutto il mondo in questo settore. Se poi invece andiamo un po' più nello specifico, magari nella figura del mito Lamborghini, io credo che ci siano due elementi, due fattori che sono sempre attuali e che stimolano noi giovani, no? Perché abbiamo poi circa la stessa età. E da una parte il senso di sfida, noto a tutti il motivo per cui Lamborghini è diventato ancora più famoso grazie all'automobile e dal litigio con Ferrari. E dall'altra parte il fatto che, a mio modo di vedere, Lamborghini, nonostante sia riconosciuto nel mondo come lusso, come prestazione, come qualcosa di caro e di sofisticato da tutti i punti di vista, è però molto democratico. Perché? Perché lo stesso personaggio, lo stesso mito che ha creato questo impero è partito da un prodotto umile, del trattore, però era anche nelle case di milioni di italiani attraverso il condizionatore, gli strumenti aerodinamici, quindi io credo che ci sia da una parte l'esclusività, ma anche con un lato molto democratico. Invece a livello personale, quanto secondo te ha influenzato la figura di tuo nonno, la tua vita, il tuo percorso lavorativo, le tue passioni? Dall'A alla Z potrei parlare per un pomeriggio intero. Ha influito tantissimo, perché puoi immaginare crescere sapendo che tuo nonno è stato uno dei geni dello scorso secolo e che è una figura conosciuta in tutto il mondo, ovviamente ti dà tanto da pensare e ti pone anche nell'ottica di darti degli obiettivi al fine di non sprecare la grande opportunità che hai, non soltanto opportunità dal punto di vista pratico, ma anche dal punto di vista aspirazionale, ispirazionale, diciamola così, per dire terra terra, con un nonno così, come fai a non pensare di cercare di fare bene anche tu? Molte Lamborghini, anzi quasi tutte, prendono spunto per il proprio nome da nomi di tori famosi, anche perché il marchio ovviamente è un toro, tranne la Countach. Sì. Perché? La leggenda narra che Countach sia un'espressione di stupore piemontese e quindi a quanto pare durante un giro di prova diciamo ancora agli albori, prima che fosse presentato tutto, davanti a una piazza, davanti a queste linee così estreme e innovative, ci sia stata un'esclamazione appunto in dialetto Countach, e da quel momento lì la leggenda narra che questo sia stato poi il nome scelto per la vettura. Ecco. E parlando proprio delle origini del mito Lamborghini, come tutti sanno la storia narra che tuo nonno abbia comprato una Ferrari, sì, con una frizione difettosa. Era proprietario di due addirittura. Ferrari, sì, sì. E poi sostituì addirittura questa frizione con quella di un motore scalzato da Enzo Ferrari
dicendo appunto, rispondendogli che poteva tranquillamente continuare a costruire i trattori perché di macchine non ne capiva niente, e se siamo qua, forse Enzo Ferrari un po' si è sbagliato. Ma secondo te, nel panorama storico e oggi soprattutto, riusciremo mai a rivedere un altro imprenditore così pragmatico alla Ferruccio Lamborghini, o è impossibile al giorno d'oggi ipotizzare una figura del genere? Indubbiamente il mondo dell'imprenditoria è cambiato radicalmente rispetto al passato. Quante volte si è sentito dire, no, che una volta anche gli accordi si potevano fare con una stretta di mano, c'erano dei valori che magari un pochettino si sono persi, oppure una ingenuità che non era ingenuità ma era veramente onestà, e adesso invece si rischia di passare solo per ingenui, non lo so. Ma indubbiamente in quel periodo lì chi aveva un grande carattere, grandi idee, era anche in una condizione di poterle sviluppare con una forza, con un carattere che forse ai giorni d'oggi non è più possibile. Mio nonno ragionava con la sua testa, e qualsiasi idea, nonostante ovviamente si confrontasse con tutti i suoi collaboratori, con le persone più vicine a lui, se aveva un'idea la voleva mandare avanti, costi quel che costi. Da questo punto di vista io credo che ancora ci sia qualche esempio, però va rapportato alla nostra epoca. Io credo che tutto sommato possiamo considerare un Elon Musk un po' una figura come lo era mio nonno, quindi un qualcuno che, onestamente, diciamocela tra di noi, l'avremmo mai detto che Tesla diventava così qualche anno fa? Assolutamente no. Però batti, e alla fine secondo me c'ha ragione. Ecco. Quindi con modi di fare, con attitudini diverse, però credo sia ancora possibile. Siamo arrivati all'auto che poi cambierà radicalmente il concetto di auto sportiva all'interno del panorama dell'automotive, sostanzialmente, la Miura. Sì, sì. Parlaci un po', dici un po' quali sono i tuoi ricordi legati a questa macchina, e aggiungo anche un'altra domanda. Su quest'auto abbiamo un vestito Bertone, perché lo chiamiamo vestito, non carrozzeria, ingegneria Dallara e Stanzani. Nulla lasciato al caso, quindi il tuo nonno era una persona che non lasciava nulla in generale al caso. Esatto. Qui io penso che la Miura si possa considerare la perfetta sintesi della volontà dell'imprenditore, delle linee guida che aveva dato, ma anche allo stesso tempo dell'estro e del genio appunto dei tecnici che l'hanno sviluppata, e il tutto legato anche dalla libertà che mio nonno ha dato, o meglio la fiducia che ha dato in questi giovani ingegneri. Perché lui, ho potuto apprezzare dalle interviste, ci teneva sempre a ribadire quanto i giovani sono importanti non solo nello sviluppo di nuovi business, ma proprio nell'azienda. L'età media nel gruppo Lamborghini, quindi tra auto, trattori, condizionatori e tutto, era al di sotto dei 30 anni, quindi menti fresche e un un proprietario, un capo, un leader che aveva la volontà di dare spazio a queste idee. E da lì nasce la Miura. Se ne è parlato in ogni modo e sinceramente non saprei neanche che cosa aggiungere a quanto è già stato detto, però ti posso dire qualche aneddoto più personale che magari quello non si può trovare da nessuna parte. Innanzitutto sono sempre molto emozionato quando sono davanti alla Miura perché ne sono ora il proprietario. Questa è la sua? Sì, era quella di mio nonno e molto fortunato, cioè già sono nato abbastanza fortunato, poi c'è la ciliegina sulla torta, è che mio nonno ha deciso di lasciarmela in testamento proprio, quindi ora ne sono il proprietario e cerco di trattarla al meglio possibile. La uso poco, devo essere sincero, non più di 2 volte l'anno e possibilmente in zone abbastanza isolate perché è piacevole andarci tranquilli senza sapere, senza avere la paura o la preoccupazione che qualcuno possa venirti addosso o voglia, come si dice, no, ingarellarsi, no? Sì. E fare un po' lo sborone, che quando non ce n'è bisogno io di correre con questa proprio non ne avrei voglia. Guidandola si capisce la sua eccezionalità, nel senso che la cosa che a me più sbalordisce ad esempio è il cambio, come proprio spaziato e quanto nonostante sia potente, sia anche docile. Ti posso tranquillamente dire, partiamo in seconda dal semaforo, non strappa.
Poi se vuoi ti posso anche raccontare qualche cosa che... Pensavo mi stessi per dire, se vuoi ti posso anche portare a fare un giro. Purtroppo con questo caldo qua non è consigliabile, anche perché faremo una sudata che te la racconto, però avremo modo, dai, quello sicuramente. Se ci mettiamo d'accordo quando la stagione è un po' più adeguata, molto volentieri. Però ti posso dire ad esempio, questo è magari un po' un pensiero troppo personale, ma sento anche un po' un legame, diciamo, Miura con mio nonno, perché quelle poche volte che l'ho guidata, devo dire, secondo me una mano dal cielo qualcuno me l'ha data e voglio credere che sia stato mio nonno. La prima in assoluto fu 2010 che passava, sì, 2010 che passava la 1000 miglia. Allora vado con mia sorella, abbiamo deciso di andare su per il Passo della Futa a fare vedere un po' di macchine, così. Torno giù e non avevo fatto niente di eclatante, ero andato tranquillo, non volevo fare cose strane. Torno giù, più vado giù, la frizione mi va sempre più giù abbattente. Inizio a preoccuparmi. Sempre più giù, sempre più giù, sempre più giù. Sono arrivato a un incrocio prima di casa mia con l'ultimo centimetro di frizione disponibile. Arrivato al cancello di casa ho dovuto spegnere la macchina, se no spaccavo tutto. Ero rimasto senza frizione. Ma ho dovuto fare 2 ore di macchina. E ho pensato, ma proprio davanti, bastava un incrocio in più e io mi trovavo nel bel mezzo della strada di sabato sera con una Miura e non sapevo come spostarla. Avrei dovuto per forza ingranarla prima e accendere così, oppure fare una vaccata e mettere la marcia. Avrei fatto di tutto. Ho detto, di tutti gli incroci, di tutti i chilometri che potevo fare, proprio lì davanti mi hai concesso di poterla spingere senza fare danni. Lì ho detto, lì mi ha dato una mano. Adesso invece parliamo un po' del museo, il luogo in cui ci troviamo. E ti chiedo qual è ovviamente il modello a cui siete più legati, se è più legato. Non è facile perché all'interno del museo, insomma, nei nostri 5.000 metri quadri c'è tanto e quindi le preferenze sono varie, però da tutti i punti di vista mi sento di dire che il legame è fortissimo non solo con la Miura, che sa va a San dirmelo, io non potrei rispondere diversamente, ma io credo che veramente sia il Carioca, il primo trattore, perché se ci pensiamo lui è il più importante di tutti, perché se non ci fosse stato l'idea del Carioca, forse non saremmo qua. Poi il museo non funge solo da, diciamo, museo, quindi deposito per tutte quante le auto, la collezione privata di Ferruccio Lamborghini, ma fa anche altro. Sì, assolutamente. La volontà di mio padre dal principio, da quando abbiamo aperto il museo, è stato non solo di esporre, di far godere gli occhi dei nostri visitatori, ma di creare che sia anche uno spazio eventi, uno spazio per congressi, quindi molto spesso se passi vedrai il piazzale pieno, ospiti, conferenze di vari partner, tutto ovviamente sotto diciamo, il grande cappello dell'ispirazione che noi speriamo la figura di mio nonno possa veicolare. Quindi chi viene qua non deve pensare di vedere soltanto dei bei modelli, dei bei trattori, tutto un bel contesto, deve pensare a, bene, qua dentro ci sono degli elementi di ispirazione. Invece se potessi cambiare qualcosa, o no, nel passato di Lamborghini, cosa cambieresti o cosa non cambieresti e perché? Ma penso che cambierei. Non avrei mai firmato quella partita di 5.000 trattori per la Bolivia, perché da tutti i punti... quello causò poi... fu quello che poi ahimè, portò mio nonno a determinate decisioni. Ahimè, se pensiamo che appunto quel contratto c'era, poi è successo quel che è successo, col senno di poi è difficile, però ovvio se potessi, oppure con la macchina del tempo, no? Prendo la DeLorean, vado indietro e faccio finta di essere lo scemo del villaggio, vado, scusi signora, io non lo firmerei, poi faccia lei. Ecco, io lo farei volentieri. Vado indietro al 69 e facciamo così. Per il resto penso che non ci sia da cambiare assolutamente niente. Forse non c'era neanche da cambiare quello, perché tutto sommato
è un po' come dire che, no? Che forse c'è qualche cosa che non è del tutto appagante. No, è tutto estremamente appagante, però certo, se non ci fosse stato il problema della Bolivia... Tu poi hai anche un passato da pilota, sì. Ma una cosa che in pochissimi possono comprendere è cosa significa, cosa è significato per te correre con un cognome così importante, ma non solo correre, vivere con un cognome così importante. Allora, se lo rapportiamo alle corse, da una parte una grande opportunità, perché sono sincero, quando magari si sentiva il mio cognome faceva un po' più rumore di altri. Per contro mi sono dovuto scontrare con un po' di pregiudizi, perché la moto è migliore, qua e là, poi chiunque va in moto sa che puoi avere la moto più forte del mondo, puoi avere le gomme migliori del mondo, ma se sei uno scarso, sei uno scarso. Io non ero Valentino Rossi, non ero neanche l'ultima calzetta, però insomma quando fai un trofeo nel 2006 in cui le moto vengono estratte a sorte, abbiamo tutti lo stesso rapporto corona-pignone, non si possono fare modifiche di nessun tipo, siamo tutti alla pari, vengono estratte a sorte e vai più veloce degli altri tutti i weekend, puoi dirmi quello che vuoi, ma forse proprio scemo non ero, no? Allora quello un po' mi ha pesato, però fa parte del gioco, ecco. In generale invece sapere la mia fortuna, dico sempre, come posso lamentarmi? C'era una possibilità su 6 miliardi di nascere Lamborghini e mi devo lamentare, quindi mi devo baciare i gomiti e tutto quello che posso. E se ti dovessi chiedere di scegliere tra auto e moto? Guarda, ti direi moto, perché quello che provo quando guido in moto con la macchina non è proprio identico. Però è difficile, perché insomma andare a chiedere a me, che ho avuto la passione per puro caso a 8 anni delle moto e col cognome che ho, è proprio un 50-50, mi spiazzi. Però diciamo più moto, dai, metto moto. Mi hai detto che tu dopo 4 anni sei rientrato all'interno del mondo delle corse, ma ti vedremo in pista anche nel 2021 o è stata solo una piccola parentesi? Allora, teoricamente anche quest'anno pensavo di correre, però sì. Il campionato italiano a quanto pare riparte, però io non me la sentivo in questo momento di prendermi un impegno del genere, devo dare priorità ad altre cose. Però l'obiettivo sì, è quello di tornare a correre anche nel 2021. Non so se mi potrò permettere il campionato italiano perché insomma vanno tutti forte, io non vado più come prima, però la passione della velocità sì. ereditata quello in maniera per forza. completa. Ma poi proprio mi piace il mondo delle corse, ci conosciamo tutti da quando siamo piccolini perché all'incirca dal 2006-2007 siamo tutti cresciuti insieme, chi più, chi meno, meccanici, piloti, quindi è come dire andare a farsi una vacanza fuori per certi aspetti, quindi io la prendo così e sì, anche se mio padre non sarà troppo contento, ma per hobby, senza sogni di gloria in testa, perché non ha alcun motivo, prenderò una paga e delle batoste sonore, però sicuramente ci sono. Ferruccio, che dire? Grazie mille per la disponibilità, grazie mille per tutto, sicuramente ci rivedremo presto e te lo sto dicendo davanti a questa macchina proprio per farti ricordare assolutamente che ipoteticamente un giretto insieme ci mancherebbe, infatti grazie a te e come abbiamo detto stagione un po' più fresca, pensiamo a 20 gradi senza pioggia, anche 18, andiamo a farci un giretto. Contentissimo. Non corro però, perché non si può. Andiamo finestrini giù e ci gustiamo il rumore, la musica e raccontiamo anche qualche aneddoto in più. Grazie mille Ferruccio. Grazie mille a te. Ciao.